Ciao ciao ciao, ben ritrovato, ben ritrovata. Era il dicembre 2019 quando vedemmo le Soundcore by Anker Liberty 2 Pro. Sono passati 2 anni e ne è passata acqua sotto i ponti, ovvero tecnologia in questo caso. Dopo 2 anni Anker si ripresenta sul mercato con le Liberty 3 Pro con degli aggiornamenti importanti. Oggi va tanto di moda la cancellazione attiva del rumore. Queste qui sono auricolari di fascia medio-alta, Bluetooth 5.2, in-ear compatte con cancellazione attiva del rumore, ma Anker lo fa però a suo modo, cioè non solo rendendo disponibile un ANC adattativo con trasparenza regolabile e con riconoscimento della voce se vuoi. Tra l'altro questa è una caratteristica che sarà perfezionata da qui a poco con degli aggiornamenti firmware, ma introducendo il cosiddetto Ear ANC, cioè la possibilità di andare ad analizzare come il rumore si sta propagando all'interno del canale auricolare e quindi fare in modo che le cuffie rispondano al rumore non semplicemente mediante il meccanismo feed forward feedback che la maggior parte degli auricolari utilizzano, ma anche in base alla forma particolarissima del tuo canale, che è solo tua. E questi auricolari hanno già, come avevano le Liberty 2 Pro, la tecnologia Ear ID, cioè vanno a vedere come si stanno propagando le onde alle varie frequenze all'interno del canale e ottimizzano mediante un test che ti fanno fare alcune frequenze, distinguendo tra orecchio destro e orecchio sinistro, in modo tale che puoi andare a creare un profilo di equalizzazione personalizzata solo per te. Quindi un doppio meccanismo di ear optimization, se vuoi, quello legato alla riproduzione della musica e quello legato alla cancellazione del rumore. Quest'ultima cosa è una grande novità, io personalmente non l'avevo mai vista su nessun auricolare finora. Rispetto alle Liberty 2 Pro, ti dicevo, ci sono stati dei passi avanti abbastanza importanti, per esempio nei codec. Queste qui non supportano l'aptX, ma supportano il Sony LDAC e attraverso questo supporto hanno ricevuto la certificazione ARS Audio Wireless, perché riescono addirittura a riprodurre contenuti con un bitrate molto alto e rispetto alla normale banda passante dell'SBC, qui siamo su un ordine di 1, 2, 3 ordini di grandezza superiore, perché per esempio Anker sostiene che addirittura ci sono 3 volte la possibilità di bitrate rispetto alla media di auricolari simili, disponibili in vari colori: grigio, bianco, un viola anche nelle parti in più metalliche e nero con parti in oro. Sono auricolari da una forma ergonomica ottimizzata, con un design a 3 punti, come si dice. Che cosa significa 3 punti? Sono i punti di contatto e di pressione all'interno del canale auricolare. 3 punti significa che ci sono 3 grandi zone che tra di loro fanno pressione e stringono la presa in modo tale che aumenti la stabilità. E infatti sono auricolari questi tendenzialmente sportivi, tendenzialmente, non esclusivamente, hanno impermeabilità IPX4, quindi l'hanno conservata come le Liberty 2 Pro. Qui abbiamo, come ti dicevo, 6 microfoni. Sulle Liberty 2 Pro ne avevamo 4 e in più abbiamo un software di intelligenza artificiale AI che va ad ottimizzare la voce in chiamata, quindi riducendo il rumore che può entrare all'interno dei microfoni, e hanno anche la riduzione del vento, cioè un algoritmo fatto
apposta per andare a ridurre non solo il vento in chiamata, ma anche il vento che magari stai correndo, senti, e diciamo è una specie di ANC, però ottimizzato per andare a ridurre il vento che si può andare a generare durante l'utilizzo semplicemente, quel rumore che tutti quanti sentiamo, magari mentre siamo al parco, indossiamo delle cuffie e corriamo. Ci sono controlli touch, c'è la possibilità di avere l'ottima Soundcore app che è fatta bene, l'abbiamo vista non una ma tante volte qui sul canale, naturalmente te la faccio rivedere molto velocemente. Puoi andare a personalizzare vari aspetti delle cuffie che comunque hanno funzioni premium, quindi la ricarica wireless, la ricarica rapida, un quarto d'ora ti dà 3 ore di play, la singola ricarica ti dà 8 ore di play senza ANC e naturalmente non col codec LDAC che consuma molto di più. Ricaricare 3 volte le cuffie con la custodia e dunque arriviamo a 32 ore. E inoltre hanno i sensori di indossabilità, di prossimità per la funzione play e pausa automatica che puoi disabilitare nella app. Sensore Hall sulla custodia, insomma sono auricolari davvero super completi. I driver mediante questa struttura ACAA posizionati in modo tale da tentare veramente di riprodurre bene in maniera super dettagliata tutte le frequenze, ed è una struttura che già ritrovavamo sulle Liberty 2 Pro, solo che qui è la versione 2.0. sono state fatte una serie di ottimizzazioni in questa architettura brevettata da Anker, in modo tale da diciamo ridurre un po' quelle che sono le dimensioni della cupolina frontale del 30%, che comunque per delle cuffie non è poco, ed ottimizzare il posizionamento del driver Knowles. Queste qui sono cuffie dual driver, ok? Insomma, che altro dire? Che è un prodotto veramente particolare, interessante anche nella forma. Andiamolo a vedere come al solito più da vicino e buona visione. Dunque, cosa troviamo in confezione? Una confezione piuttosto ricca, forse poco eco-friendly, perché tanta carta e anche plastica. Manualetto di istruzioni anche in lingua italiana, garanzia, 3 set di alette sostitutive, oltre alle 2 che già sono montate sulle cuffie, 4 set di gommini dalla taglia LM SXS, ho messo le M sopra, e poi un cavetto USB-A Type-C da 60 cm e la custodia di ricarica che ha questa forma particolare, sembra una pietra arrotondata di quelle che trovi sul bagnasciuga a mare. Vediamole da più vicino le Soundcore Liberty 3 Pro. Realizzazioni in materiali plastici, però sono fatti bene. 7 cm e mezzo, 5 cm e mezzo, 2 cm e mezzo, pesano un po' più della media, 60 grammi, sono anche un po' più grandi della media. Anche gli auricolari all'interno sono più pesanti, 8 grammi e mezzo. L'apertura, come vedi, è così a scorrimento, guarda. È veramente molto buono questo movimento
estremamente fluido, ha un blocco qui, si ferma, vedi? Gli auricolari, nonostante pesano, non fuoriescono facilmente. Devi solo esagerare, ma davvero tanto, ok? E questo meccanismo mi sembra sufficientemente stabile e robusto. Sotto c'è la bobina. Le plastiche sono opache, si vedono poco le impronte e i graffi. Ricarica wireless semplice perché questa superficie è piuttosto ampia, per cui si posiziona, guarda, facilmente e va sempre in carica. Sopra abbiamo questo bel logo lucido Soundcore che richiama il profilo qui anche lucido. 3 LED frontalmente mostrano lo stato di carica della custodia, dietro c'è il tastino per l'accoppiamento e per far accendere i LED e la Type-C, ok? Quando vado ad aprire mi accorgo che dentro c'è un profilo tutto lucido che richiama il lucido che sta sopra le plastiche degli auricolari. Gli auricolari sono posizionati all'interno, stesi, e su uno dei lati lunghi ci sono i contatti. Per estrarli non è molto complicato se fai così, guarda, tiri un pochettino col dito e vengono qui. Poi però devi ruotarli. Quindi molto comodi direi da estrarre. È vero che sono vicino l'uno all'altro, no? Però anche se hai le mani abbastanza grandi puoi fare questo movimento di estrazione. Afferri e a questo punto però devi ruotare. Quindi l'unica cosa che non mi piace è che ti costringono alla rotazione e anche poi quando li rimetti a posto devi ruotare di nuovo. Poi all'interno è tutto lucido, ci sono due pogo pin, il magnete R di Wright è in rosso, però non confonderti, non significa master, è solo così per non farti confondere quando le posi. Una particolarità sono questi grandi LED che trovi all'interno, che si accendono quando metti a posto l'auricolare, vedi? Ecco qui. E anche al buio o in condizioni di poca luce si vedono bene, sono molto belli, insomma. È vero pure che da fuori non si vedono, si vedono solo quando apri, ma capisci subito se sono ancora in carica o è completamente carico il set. Connettività Bluetooth 5.2, sono binaurali e attenzione, sono multipoint, si collegano a 2 dispositivi, purché però tu non voglia utilizzarli con l'LDAC, perché se le colleghi nell'LDAC come ho fatto io con un Galaxy, naturalmente l'iPhone non supporta questo codec, non solo devi riaggiornare il firmware degli auricolari, devi andarlo ad attivare di proposito sullo smartphone perché non lo attiva di default, proprio perché è un codec che consuma in termini proprio di dati, che soprattutto se sei fuori con i dati cellulari, insomma, ma poi consuma in termini di batteria. Quindi con l'LDAC per i limiti proprio di banda del Bluetooth non è possibile utilizzare la funzione multipoint. Puoi usarla se le utilizzi in AC o SBC. L'unica cosa che mi piace un po' meno, a parte il fatto di doverle ruotare, è che ogni tanto non si instaura il contatto con i poco pin, quindi devi aggiustarli un pochettino, diciamo, perché tende il piccolo magnete a richiamarli, però è piccolino il magnete rispetto a quanto è grosso l'auricolare, quindi vedi, devi ogni tanto riposizionarli. Andiamo a vedere uno solo dei 2 auricolari perché tanto sono identici. Come sono realizzati? Anche qui superfici opache sotto, lucide sopra, nere, grigie. Guarda questa retina antivento che protegge uno dei 2 microfoni, come ben realizzata. Ok, questa parte qui si toglie, è la parte in silicone, tra l'altro guarda R2 Wright dimensione 2, è tutto molto ben diciamo studiato. Guarda questa parte in metallo, che eleganza e che cura dei particolari, anche la retina di uscita è caratteristica proprio questa forma e questo materiale di alcuni articoli premium di
Soundcore. Se ti stai chiedendo se puoi indossarli senza gommini in silicone liquido, la risposta è il no, ed è perché c'è questo gancetto, vedi, che ti faresti male le orecchie perché gratta. R e un altro microfono, eccolo lì. I contatti con il magnete. È molto ben divisa la superficie touch, che è questa qui nera, dalla superficie di contorno, che è quella in grigio, che poi ti serve per afferrarli, per posizionarli, senza andare a dare dei controlli involontariamente. E abbiamo anche un grande sensore di prossimità che sta sotto le plastiche, adesso qui non si vede, dovrebbe essere posizionato a questo livello qui, ok? Perché è nero su nero, ma solitamente viene messo anche dietro, ok? Plastiche, queste qui sono le plastiche opache, vedi? Stanno praticamente sotto e sopra invece lucide, e anche la parte sotto. Invece questo mi piace molto il colore che hanno scelto per la cupoletta di uscita della capsula del driver qui sotto. Tra l'altro c'è un'altra apertura di compensazione esattamente qui. Insomma, un design bello, particolare, però sono grandi. Qui arriviamo quasi a 3 cm e a questo livello qui, che è la parte che spinge all'interno del canale, siamo oltre a 1,2 cm, quindi insomma 12-13 mm. L'unica cosa che mi piace un po' meno di questa custodia è che l'hanno fatta un po' troppo scivolosa. Ci sta che è più grande rispetto, diciamo, alla media, però il fatto che è così scivolosa tende ad essere scomoda, anche perché poi tu devi farla scivolare la parte di sopra, e facendo questo movimento c'è il rischio che comunque ti scivoli via dalla mano. Qui si poteva scegliere un altro materiale o mettere degli elementi che aumentavano un pochettino il grip. Come si indossano le Liberty 3 Pro? Con il loro design ergonomico, l'architettura, la struttura a 3 punti e le alette. E questo elemento in silicone e silicone liquido, sia intorno che quello del tappino che circonda praticamente, come un po' telenier. In questo caso la letta prima deve puntare verso l'alto e poi deve eseguire una rotazione oraria, perché la letta si deve incastrare in una delle pieghe del padiglione, esattamente così. Allora, me le sento sicuramente strette, quindi sicuramente molto salde, sono facili da impugnare perché sono grandi, non sono particolarmente piccoline. Poi questo tipo di design tende a distanziare la parte più esterna della capsula dal tappino, quindi è più facile, guarda, afferrare la parte esterna per degli aggiustamenti e non vai a premere il touch facilmente se non vuoi fare esattamente così. Il touch, che tra l'altro funziona bene, la direzione in cui vai a premere non è allineata all'inserimento nel canale, quindi non si genera molto quel senso di pressione interna. C'è, ma non è altissimo. Sono comode, io direi mediamente comode per questo genere di design. Che significa? Significa che non devi aspettarti la cuffia proprio confortevole, perché questa qui stringe e crea attrito per non muoversi, e infatti resta assolutamente stabile. Quindi per lo sport, anche se devo dire qui Anker poteva alzare un pochettino il rating, perché ha migliorato un po' tutto tranne il rating, che è rimasto IPX4. Non dico che qui ci stava bene proprio IPX7, no, però già 5 sarebbe stato meglio. Per lo sport le puoi utilizzare anche per sport più dinamici, perché restano bene in posizione. Se hai il canale piccolino possono risultare un po' più scomode perché sono grandi. Il senso di occlusione c'è, puoi attivare la trasparenza, c'è la funzione talk through in chiamata e l'isolamento acustico passivo non è molto alto, direi medio alto.
una vestibilità buona, non molto diversa dalle Liberty 2 Pro. Qui è solo un po' più comoda perché sono leggermente più piccole nella parte diciamo davanti, dove è stato ridotto il diametro della copolina acustica. Connettività e batteria delle Liberty 3 Pro come vanno? Per quanto riguarda la connettività sono Bluetooth 5.2 classe 1. All'aperto il range è esteso 80 metri, al chiuso è molto buono. Quando lo utilizzi nella modalità standard, cioè dando priorità al collegamento, e puoi allontanarti in tal caso anche di 2-3 stanze, non ci sono problemi, si mantiene sempre stabile. In questa modalità supporta il multipoint, quindi molto bene. Se però utilizzi l'LDAC, è chiaro che se ti allontani troppo comincia a fare un po' i capricci, perché la quantità di dati inviati insomma è veramente molto più importante, insomma, quindi il collegamento comincia a essere un po' meno stabile e soprattutto i tempi di latenza ne risentono. E ne risentono tanto, cioè non riesci a vederlo un film in LDAC. Sono fatte per la musica sostanzialmente, e ti voglio far vedere qui con un brevissimo test di latenza sia su iOS in AC sia su Android, prima in AC e poi in LDAC. Quindi in AC la latenza è direi accettabile su iPhone e anche su Android. Su Android migliora in SBC, ma in LDAC naturalmente no. Direi però che comunque questo è normale, ok? Il supporto dell'LDAC e la certificazione iRes Wireless Audio è certamente un plus di questo prodotto, che è molto particolare, quindi pure multipoint io lo approvo pienamente per quanto riguarda la connettività. Per quanto riguarda invece la batteria, anche qui devo dire molto bene, perché delle 8 ore dichiarate da Anker, se vai a usarli in SBC suonano più di 8 ore al 70% del volume, mentre se attivi l'ANC e le utilizzi in AC, perdono un'ora e mezza, sono comunque 6 ore e 30 quasi di play, che comunque è tanto. Hanno la ricarica rapida parziale un quarto d'ora, 3 ore di play, ma un piccolo neo. Anche qui i tempi completi di carica sono un po' lentucci, impiegano 3 ore per caricarsi completamente con tutta la custodia. Se utilizzi la ricarica wireless, sia la custodia tramite Type-C sia le cuffie interne impiegano quasi 2 ore a caricarsi, il che significa che nei primi 15 minuti tu recuperi 3 ore di play, però poi devi aspettare quasi un'altra ora e mezza per veder completata la carica, che comunque è indicata bene dai LED all'interno. Insomma, forse qualcosina in più per velocizzare questi tempi di carica si poteva fare, carica completa, però insomma c'è la ricarica rapida parziale che comunque è buona. Andiamo ad ascoltare come suonano le Soundcore Liberty 3 Pro. Dunque indossa le cuffie, la riproduzione è da iPhone 13 Pro in collegamento AC. Buon ascolto.
quella del controllo indiretto, problemi che riguardano il comportamento di altre persone, quella dell'assenza di controllo, problemi per i quali non possiamo far niente, come il nostro passato o le realtà ambientali. Avventurato che intorno al suo letto di morte non abbia ad avere qualcuno che si rallegri del male che gli incoglie. Dunque, come suonano le Liberty 3 Pro con questa architettura dal nome suggestivo Astria Coaxial Audio Architecture? Secondo me molto bene, hanno un sound decisamente premium e sono a livello di auricolari davvero top di gamma. In termini di bassi di grande profondità e chiarezza, persistenti ma allo stesso tempo molto ben controllati, puliti. I medi sono molto accurati, i medio alti e gli alti sono davvero chiari e molto armonici. È un sound che richiama per certi versi quello di altre cuffie, comunque sempre dual driver, che sono le Samsung Galaxy Buds Pro, ma qui siamo su un livello ancora più in alto in termini proprio di pulizia generale, ed è un sound dettagliato, senti tante sfumature. Se a questo aggiungi che hai la possibilità di utilizzarle in collegamento LDAC, ed io l'ho fatto facendo streaming da tracce quindi ad alto bitrate attraverso Qobuz, devo dire che il livello di dettagli, che se ti fermi un attimo e insomma ci fai attenzione, senti, è veramente su un livello superiore, insomma. Mi hanno colpito, mi sono piaciute molto per il sound e sono equalizzabili perché suonano con la firma sonora standard, hai la possibilità di personalizzare il suono in base alle frequenze che effettivamente tu senti e come le senti attraverso la procedura ERD che ti accennavo prima. E insomma, possono non piacere a qualcuno? Sì, naturalmente non c'è nulla che piace a tutti. A chi potrebbe non piacere questo genere di sound? A chi ama un suono leggermente più caldo, un suono dove la presenza degli alti si sente di meno, dove i bassi tendono a essere più persistenti e diciamo più enfatizzati. Qui fondamentalmente non c'è un'enfasi sulle frequenze basse, sono molto buone, ma sono controllate bene. Anzi, direi che sono gli alti a sentirsi di più, proprio per la presenza del driver nulless ad armature bilanciate. Ma in generale, se non hai questa specifica preferenza per quanto riguarda gli auricolari, è un sound che davvero ti piacerà, versatile. Se hai inoltre dei file lossless o utilizzi un servizio ad alto bitrate, ieri parlavamo di Amazon Music Unlimited, no? Quindi HD, Ultra HD, vengono valorizzati in LDAC. È chiaro che devi avere poi la possibilità di utilizzarli in LDAC e devi avere un Android che supporta questo codec. Davvero grande sound. I controlli delle Soundcore Liberty 3 Pro sono eccellenti. Innanzitutto perché rispondono anche se stai utilizzando dei guanti. Quindi se faccio qui doppio tap anche con il guanto, parte tranquillamente. Se faccio tap singolo, aumento col destro, riduco col sinistro. Se faccio tengo premuto, per esempio sul destro vado avanti, sul sinistro torno indietro, e triplo tap sul destro faccio switch tra NC on off o trasparenza configurabili nell'app. Sul sinistro vado di assistente virtuale, quindi Siri o Google Assistente. Come vedi è veramente insomma reattivo.
e poi sono configurabili, quindi funzionano bene, sono completi, ma sono pienamente configurabili, perché se io vado nell'app, sia per il destro che per il sinistro, posso andarmi a configurare qualsiasi tipo di controllo, anche il controllo del suono ambientale, sia per il singolo tocco, sia per il doppio tocco, sia per tenere premuto per 2 secondi, sia per il triplo tocco. Insomma, veramente controlli top, veramente un bel lavoro. Come va la cancellazione attiva del rumore delle Liberty 3 Pro? Innanzitutto devo sottolineare il fatto che hanno uno dei migliori software subito dopo quello Sony per la gestione della NC, perché è completo. L'NC hai la possibilità di metterlo adattativo, hai la possibilità di personalizzarlo con la funzione Air ANC, hai la possibilità di utilizzarlo manualmente, in tal caso puoi andare a regolarlo su praticamente light o forte o medio a seconda delle condizioni, no? E anche la trasparenza puoi andare a regolare. Inoltre puoi andare a scegliere nei controlli se passare direttamente da NC off a trasparenza o anche disattivare tramite il tastino. Insomma, il software è veramente ben fatto. C'è inoltre la possibilità di utilizzare la funzione Talk Through. Quando tu parli al telefono viene amplificata la tua voce in modo da eliminare l'occlusione, e ci sarà la possibilità di andare a riconoscere le voci in fase di trasparenza, quindi i rumori li terrà comunque bassi e poi le voci tenderà ad amplificarli. Funzione però che io in questo momento non ho provato, non so dirti come va. Oltre a questo però dobbiamo dire esattamente qual è l'efficacia della cancellazione attiva del rumore che è stata introdotta proprio con questo modello 3 sulle Liberty Pro. Devo dire è buona. Non è da top di gamma, non è a livello delle 3, forse 4 che considero oggi le migliori, quindi le AirPods Pro, le FreeBuds Pro, le Galaxy Buds Pro, né assolutamente rispetto alle Bose Quad Comfort Earbuds, però è molto molto vicina a quel livello, quindi leggermente sotto. Fa meno bene soprattutto perché uno tende davvero a concentrarsi sulle basse frequenze, basse, quindi mentre per esempio le FreeBuds Pro tendono a essere un pochettino più brave con le frequenze medio-basse, qui no, le fa passare. E la seconda cosa, a volte questa cancellazione non è ben bilanciata tra i due auricolari, ti rendi conto che uno dei due sta cancellando di più dell'altro ed è strano questo. Poi c'è il fatto che se li utilizzi uno alla volta l'ANC automaticamente si disattiva per poi ritornare a riattivarsi quando torni nella modalità di funzionamento doppio. Quindi se stai cercando l'ANC sul singolo auricolare, questa è una funzione che non hanno, ok? Quindi un ANC buono, non a livello di top di gamma, però essendo una delle prime esperienze su questo genere di auricolare per Anker, direi che comunque è una funzione riuscita molto apprezzabile. Come va il microfono delle Liberty 3 Pro? Anzi, i 6 microfoni 3 e 3 più l'algoritmo di intelligenza artificiale. Anker ha la tecnologia per ottenere prestazioni molto elevate dai microfoni. Ti ricordo infatti che le Soundcore Liberty Air 2 Pro hanno uno dei migliori microfoni oggi disponibili sul mercato e soprattutto rispetto al prezzo, ok? Quindi uscendo sempre dalla logica dei grandi brand Huawei, Apple, Anker con il brand Soundcore sa realizzare
cose egregie, però non lo fa sempre, è anche una questione di costi. Qui abbiamo un articolo pro che non è proprio un articolo economico. Andiamo a vedere come vanno i microfoni. La differenza con il modello Air, che in questo caso non sono a bassoncino, queste qui sono delle compatte, quindi è più difficile avere delle prestazioni davvero elevate. Come registrano in condizioni di assoluto silenzio? Prova di registrazione con le Liberty 3 Pro in condizioni di assoluto silenzio. Prova di registrazione. E direi molto bene, veramente pulito e soprattutto con pochissimo fruscio di fondo, quasi non si avverte, in condizioni di vento debole. Registrazione con le Liberty 3 Pro in condizioni di vento debole. Anche qui direi bene, il rumore del vento è stato abbastanza ridotto, vento forte superiore ai 6 metri al secondo. Con le Liberty 3 Pro in condizioni di vento forte. Un momento di incertezza iniziale, però poi si sistemano e è chiaro quello che dicevo, no? Rumore traffico a 85 decibel. Prova di registrazione con le Soundcore Liberty 3 Pro in condizioni di rumore a 85 decibel. Si vede che sta lavorando l'algoritmo, la voce non è più naturale, il rumore però è stato ridotto e si capisce chiaramente quello che dico. Rumore adesso a 100 decibel. Prova di registrazione con le Soundcore Liberty 3 Pro in condizioni di rumore a 100 decibel. Che dire, sono pochi gli auricolari che a 100 decibel si comportano così. Se mi segui lo sai perché avrai sentito tanti di quei test in cui in questo test specifico altre cuffie falliscono. Chiacchiere di sottofondo, quindi il rumore è sulle stesse frequenze della tua voce, non è facile da cancellare, a 85 decibel. Prova di registrazione con le Soundcore Live 3 Pro in condizioni di chiacchiere di sottofondo a 85 decibel. Ok, diciamo fanno un po' meno bene rispetto alle altre prove. È vero che si capisce quello che dico, ma è pure vero che a volte tende un po' a confondersi con la voce dietro, che non è stata spinta troppo in background, sullo sfondo. È un microfono però per delle compatte veramente degno di nota. Penso che è uno dei migliori, tra i migliori microfoni tra le compatte, quindi veramente delle prestazioni diciamo sorprendenti per la tecnologia che integra, ovvero l'assenza di accelerometri sia vocali sia ossei, quindi insomma una tecnologia più semplice. Con l'algoritmo di AI si comportano così. La Soundcore app l'abbiamo vista tante volte, ti consente di gestire tutti i dispositivi Soundcore. Vediamolo in relazione alle Liberty 3 Pro. Qui hai subito lo stato di carica delle cuffie ma anche della custodia. Qui hai la possibilità di fare lo switch tra ANSI on, quindi off normale e trasparenza. Ti faccio notare che qui ho la possibilità di utilizzare la modalità adattativa o la modalità manuale. L'adattativa fa tutto da solo in base al livello di rumore che in questo momento qui in ufficio percepisci come basso, come vedi. Io ho già fatto il test Ear ID ANSI e infatti me lo sta personalizzando la risposta, vedi? C'è inoltre la possibilità di andare a ridurre il vento. Tramite l'app puoi fare ovviamente gli aggiornamenti firmware, puoi fare il test audio IRD, io l'ho fatto ed è sempre una cosa buona, in modo tale che poi puoi andare a personalizzare diciamo la risposta delle cuffie in base alle frequenze come le senti. Qui poi hai la possibilità di scegliere un'equalizzazione invece predefinita a firma Soundcore o ce ne sono davvero tanti, quindi pop, podcast, riduzione bassi, amplificazione bassi, elettronica, hip hop latino eccetera, o questo che va a simulare un effetto surround. Devo dire non è particolarmente riuscito su questa app. Ho
la personalizzazione manuale, ok? Se poi sei un esperto puoi farlo e addirittura poi te la vai a registrare, ok? Vedi, hai varie possibilità, quindi perché no? Ben venga. I comandi te li ho fatti già vedere. Ulteriori impostazioni: qui abbiamo il rilevamento dell'indossaggio, puoi disattivarlo, l'elenco dei dispositivi perché hai la possibilità di fare switch dall'uno all'altro, puoi andare a disattivare per esempio il multipoint, ma se ce l'hai attivo puoi qui andare a gestire la connessione a uno dei due o a entrambi e aggiornare il firmware, scegliere diciamo i minuti dopo il quale in caso di inattività si va a spegnere oppure non spegnere mai, i toni di prompt, l'avviso di se quando li indossi fa un suono, io l'ho disattivato, o il suono del tocco che devo dire è molto piacevole, io l'ho lasciato. Ho cambiato smartphone perché prima ero su iPhone, sul Galaxy hai inoltre la possibilità nell'app di andare a scegliere la modalità audio, cioè la modalità in cui combini qualità audio e connessione, ovvero hai la possibilità di utilizzarli in multipoint, o la modalità qualità audio preferita LDAC. In questo caso si accende, impiega fino a 10 secondi, disconnetti gli altri dispositivi e resta concentrato sul tuo dispositivo Android con supporto LDAC. In questo caso darà priorità alla qualità della musica, dello streaming e meno alla prestazione in termini proprio di connessione. Un'app insomma fatta davvero molto bene. Dunque, conclusioni sulle Soundcore Liberty 3 Pro. Che cosa ne penso? Cosa non mi è piaciuto e a chi le consiglierei? Che cosa non mi è piaciuto? Dei dettagli, per esempio il fatto che la custodia è un po' scivolosa, è un po' più grande, la ricarica complessiva è un po' lenta. Certo, sono un po' più grandi, possono risultare scomodi se hai il canale piccolino e comunque non sono indicate se soffri per il senso di occlusione e di pressione. Ma a parte questo, penso che Anker abbia realizzato un altro ottimo articolo che si distingue chiaramente dalla concorrenza per delle trovate, se vuoi, innovative, che magari passano però un po' inosservate, no? L'ERNC e poi aver messo tutto insieme in delle cuffie che suonano molto 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 bene, grazie anche sempre a quest'idea appunto di mettere in un certo modo i driver e di realizzare appunto all'interno questa struttura, questa architettura coassiale. Insomma, hanno un microfono che puoi utilizzare anche per il lavoro, la cancellazione attiva del rumore è buona, non sarà ai massimi livelli, però è gestita molto bene ed è altamente personalizzabile. La app è fatta molto molto bene, puoi andare a personalizzarti in più modi il sound tramite un'equalizzazione, i preset, la tua personalizzata, l'AirID. E poi i controlli sono veramente top, funzionano pure con i guanti, anche se hai le mani bagnate, perché molto probabilmente utilizzeranno le vibrazioni, hanno un accelerometro all'interno. Sono auricolari che hanno funzioni premium, praticamente tutte, la ANC, la ricarica wireless, i sensori di prossimità, il sensore effetto Hall, prestazioni elevate e mediamente sopra la media rispetto a auricolari più o meno sulla stessa fascia di prezzo. E sono estremamente versatili, le puoi utilizzare quasi per tutto, per fare sport sì, anche se un po' di impermeabilità in più non guastava. Naturalmente non è impermeabile la custodia, è solo gli auricolari. Le puoi utilizzare per ascoltare musica, certo, perché suonano bene, soprattutto nelle DAC. Le puoi utilizzare per viaggiare, sì, perché la batteria ha una buona durata e c'è la NC che puoi regolare, c'è la trasparenza, ok? Forse l'unico modo in cui io non consiglio di utilizzarle è
per vedere video o giocare, perché la latenza è mediamente superiore ad altri auricolari. Ecco, proprio lì non è proprio il massimo. Le puoi utilizzare per lavoro? Sì, sono tra le poche compatte che, grazie alle prestazioni del microfono e grazie al fatto che sono multipoint, puoi utilizzarle per lavoro. Magari se hai due telefoni, uno personale e uno per lavoro, li associ entrambi. Perché no? Magari al notebook e al tablet e allo smartphone, no? Due collegamenti. Insomma, questo qui è un altro articolo molto ben riuscito di Anker, e sposta questo brand, l'asticella, non sempre, ma di tanto in tanto sempre più in alto, con il modello Air 2 Pro ci aveva sorpreso per un microfono davvero sopra la media, e qua invece a me personalmente mi sorprende, perché comunque non immagini di trovare delle compatte con queste prestazioni anche per il microfono, ma in generale qui parliamo anche di sound, quindi non consigliate solo per giochi e video se lo fai tanto, e nemmeno chiaramente se hai il canale troppo piccolino e non ami la vestibilità chiaramente in-ear. Io ti ringrazio per l'attenzione. Se hai delle domande specifiche, sei il benvenuto sotto. C'era una domanda, l'anticipo: se io ho le Liberty 2 Pro, mi conviene passare a queste? La risposta la puoi dare solo tu, perché qui abbiamo comunque delle tecnologie più avanzate, sono passati 2 anni. Quindi abbiamo 2 microfoni in più, abbiamo l'LDAC mentre sulle tue ci sta l'aptX, abbiamo l'architettura che è stata migliorata, diciamo l'ACAA, e insomma tutta una serie di cose che comunque le rendono in qualche modo preferibili, soprattutto per quanto riguarda un po' il microfono e la connettività, no? Però alla fine, se questo ha importanza o meno, dipende dalle tue esigenze. Certamente, se devi acquistarle oggi, acquista queste, ma se hai già le due, queste qui suonano un po' meglio. Una questione pure soggettiva. È chiaro però che se già ti trovi bene con le due, insomma, passare alle 3 Pro perché? Perché vuoi la NC? Ti serve? Sì. Queste sono domande a cui solo tu puoi rispondere. Io ti ringrazio per l'attenzione, alla prossima.